Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Qualche settimana fa avevo messo un sondaggio all'interno della community su YouTube, nella sezione, nella home, se andate su community vedete tutti i post che pubblico, compreso anche i sondaggi. Gli utenti hanno votato l'analisi per quanto riguarda Venus Protocol e oggi, in questo video di circa 10 minuti, andiamo ad analizzare che cos'è Venus e come funziona questa piattaforma di prestiti su DeFi che gira su Binance Smart Chain, ovviamente dopo la sigla. Venus Protocol, o più conosciuto come XVS, che è l'acronimo della criptovaluta del token utility che gira sul protocollo Venus, è un algoritmo di sistema di mercato su DeFi che è stato creato per portare una completa decentralizzazione della finanza e soprattutto del credito per quanto riguarda i prestiti sulla finanza decentralizzata. Il progetto gira sulla Binance Smart Chain. Il pregio di questo protocollo è quello di consentire agli utenti di utilizzare le proprie criptovalute tramite un'adeguata fornitura di garanzia, ovviamente, permettendo così a chi lo desidera di ottenere un prestito coperto da un corrispondente controvalore, ovvero da un collaterale. Il protocollo cerca di ottenere un ambiente di prestito sicuro in cui il prestatore riceve un tasso di interesse composto annuo chiamato API, mentre chi prende in prestito una criptovaluta o un token pagherà gli interessi sulla criptovaluta presa in prestito. I tassi di rendimento vengono calcolati in base alla domanda del mercato monetario specifico, come quello ad esempio di Bitcoin. La grande differenza di Venus con altri protocolli di lending similari è che Venus, rispetto a questi protocolli, ha la capacità di utilizzare le garanzie fornite non soltanto per prendere in prestito altri beni, ma anche addirittura per coniare delle nuove stablecoin con posizioni over collateralizzate che proteggono l'intero ecosistema. L'unione di Venus sulla Binance Smart Chain ovviamente permette operazioni molto veloci, efficientissime, ma soprattutto a un costo bassissimo. Prima di addentrarci in questo ecosistema andiamo un attimo a vedere su CoinMarketCap. Venus al rank 137, un token utility, nella watchlist di quasi 51.000 persone, con un'oscillazione negativa dell'8,22% nelle ultime 24 ore, ha un prezzo attuale di 24,27 €. Rifornimento circolante di 10 milioni di token con una supply massima di 30 milioni di token. Andiamo a vedere un attimo il suo massimale perché ha avuto un grande successo nel periodo di bull run di Bitcoin. Infatti andiamo a vedere il prezzo più alto di sempre toccato il 10 maggio 2021 è stato di 120 euro. Il prezzo più basso di sempre 4 novembre 2020, quindi 7 mesi fa, di 1,70 euro. Da quando è stata creata ha avuto un ROI del 1122%. Il suo più grande exchange di scambio ovviamente è Binance. Una volta aver raggiunto Venus all'indirizzo venus.io, basterà andare su Launch App per accedere alla piattaforma di Venus. Ovviamente si andrà a collegare al nostro MetaMask opportunamente settato sulla Binance Smart Chain. Lascerò il link in sovraimpressione e nei commenti alla guida per collegare MetaMask a Binance Smart Chain se non l'avete ancora fatto. Una volta che avete collegato MetaMask a Binance Smart Chain, Venus riconoscerà il vostro address di MetaMask e vi aprirà questa schermata, questa piattaforma. Nella parte in alto, sotto la parola dashboard, vediamo il token XVS e i VAI. I VAI sono la stablecoin di Venus, la stablecoin rapportata al dollaro ovviamente. Venus, oltre a essere un token utility, come possiamo vedere qua più a sinistra abbiamo la possibilità anche di votare, quindi quando in una piattaforma possiamo votare utilizzando il token utility, detenendo più che utilizzando il token utility all'interno del nostro portafoglio, vuol dire che questo token fa parte anche della governance del protocollo. Per quanto riguarda
VAI, che come abbiamo detto è una stablecoin del protocollo Venus, noi la possiamo anche prendere in prestito per fare le nostre operazioni. Le operazioni possono essere effettuate sia all'interno di Venus sia anche in altre piattaforme, quindi al di fuori di questo protocollo. Qua più sulla destra abbiamo la supply balance, quindi il totale delle nostre criptovalute che deteniamo all'interno del protocollo, e abbiamo tutti i market con i vari API. Per andare a depositare una criptovaluta all'interno di questo protocollo basta cliccare ad esempio su Swipe SXP, ci apparirà questa schermata, bisognerà cliccare Enable, si aprirà ovviamente MetaMask, andremo a pagare una piccola fee in BNB per poter confermare la transazione. Una volta che l'abbiamo confermata, vedete che sta lavorando la firma che abbiamo accettato. Una volta che ha elaborato questo collegamento, noi abbiamo la possibilità di andare a inserire i nostri token, la nostra criptovaluta, in questo caso XP, qualora la detenessimo ovviamente nel portafoglio, all'interno di Venus. Vediamo sotto che abbiamo il supply API dell'1,19% e vuol dire che noi andando a depositare Swipe all'interno del protocollo andremo a ricevere l'1,19%. Ci viene riconosciuto questo interesse perché noi stiamo andando a inserire liquidità di Swipe e permettiamo a un'altra persona di andare a prendere a prestito la nostra criptovaluta. Più sotto abbiamo il simbolino di Venus con la scritta distribuzione API del 2,42%. Questa distribuzione ci viene data omaggiata proporzionalmente in base a quanta liquidità abbiamo messo al token SXP. Questa distribuzione API di XVS ci viene omaggiata su qualsiasi criptovaluta che noi andiamo a depositare all'interno dello smart contract, all'interno della piattaforma, per dare liquidità a questo servizio. In questo modo noi stiamo utilizzando una funzione all'interno di questa piattaforma, all'interno di questo protocollo, che ci permette di guadagnare passivamente prestando liquidità. Come vedete qua a destra abbiamo la voce collaterale, dove noi con un clic possiamo andare a attivare questa funzione. Attenzione ad utilizzare questa funzione perché comunque è rischiosa. Noi stiamo andando a utilizzare i fondi che abbiamo depositato come collaterale. Il rischio in cui andiamo incontro è chiamato rischio di liquidazione, ovvero se noi andiamo a prendere a prestito una criptovaluta o un token, dei fondi ovviamente nella sezione di borrow market, dobbiamo assicurarci di avere abbastanza token, abbastanza criptovalute da mettere a garanzia sul prestito che stiamo richiedendo. Ovviamente non dobbiamo solo avere una criptovaluta, un token, un quantitativo tale da coprire il prestito che stiamo andando a richiedere, ma dobbiamo averne molto di più perché dobbiamo andare a coprire anche il tasso di interesse che dovremo pagare. Per andare a vedere quanto collaterale bisogna avere per richiedere un prestito, possiamo spostarci qua a sinistra, selezionare la criptovaluta che vogliamo, scusate lo scrolling veloce, che vogliamo utilizzare, in questo caso lasciamo pure SXP, andando in basso abbiamo il collateral factor del 70%. Ovviamente per prendere in prestito una criptovaluta, un token, non si potrà andare oltre il 50% della somma che abbiamo messo nel collaterale. Prendendo in prestito ovviamente noi non stiamo guadagnando perché non stiamo fornendo liquidità, ma stiamo togliendo liquidità per andare a fare le nostre operazioni anche al di fuori di questo protocollo. Quindi stiamo andando a prendere in prestito la liquidità di qualcun altro, dove noi poi andremo a pagare gli interessi. Siamo praticamente dall'altra faccia del sistema Venus. Per avere un ulteriore guadagno su questa piattaforma, oltre ad aver messo liquidità, noi possiamo andare a mintare la stablecoin VAI. Quindi andiamo a cliccare qua a destra vicino a Borrow Market, Mint VAI, clicchiamo e ci appare questa schermata. Adesso ovviamente facendo un test tutto a zero, io non ho depositato nessuna valuta all'interno di Venus, ma qualora avessi un quantitativo potrei cliccare su Save Max. Cliccando su Save Max ci fa vedere qua sotto quanto VAI potremo andare a mintare. Quindi qua sotto Available
va al limite, vedremo quanto potremo mintare e qua sopra in Safe Max ci metterà in automatico la quantità massima di collaterale che possiamo utilizzare per non essere liquidati. Fa tutto in automatico lo smart contract. Qualora venissimo per caso liquidati, perché il collaterale non basta più a mantenere attiva questo smart contract, noi ovviamente terremo il VAI che abbiamo mintato, ma saremo liquidati, quindi ci verranno presi il collaterale che abbiamo il quantitativo di valuta che è stato messo come collaterale. Un consiglio che vi posso dare per evitare di avere queste liquidazioni è utilizzare una stablecoin piuttosto che una normale criptovaluta. Potete usare ad esempio USDT o BUSD da mettere in collaterale. Tutte le operazioni che poi andiamo a fare all'interno del protocollo deposito, noi possiamo farlo anche in prelievo in qualsiasi momento, quindi non ci sono dei vincoli di tempo. Bene ragazzi, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Come sempre spero che il video sia stato di vostro gradimento e sia stato abbastanza facile da capire. Vi invito ad iscrivervi al mio canale per supportare il mio lavoro, a lasciarmi un like per aiutarmi a essere indicizzato maggiormente su YouTube e ad unirvi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani.